Platone dice in 640 C che i figli deboli o malformati vengono trucidati all'insaputa dei genitori, come succedeva a Sparta, no? Dice poi in 641 C i figli generati da uomini o donne al di sopra o al di sotto dell'età stabiliti come ottimali per la riproduzione vengono lasciati morire di fame all'insaputa dei genitori. 651 C. Ma non è finita. Questo nel quinto libro, ma nel terzo libro noi abbiamo anche quella che Popper chiama medicina totalitaria. Platone abbiamo visto non ha alcuna simpatia per i lavori manuali, anche per le professioni liberali come l'avvocato, il farmacista, il cuoco. Prende molto spesso nei suoi dialoghi come termine di paragone il cuoco, come qualcuno che svolge soltanto un'arte specifica, d'accordo? Un'arte specifica, una pratica, un sapere settoriale specifico, quindi inferiore. Così come i contadini, gli operai, gli artigiani, li mette, no? Insomma, nella terza e ultima, quella, la classe concupiscibile, quella dei lavoratori, la più scarsa delle tre classi dello Stato. Però fa un'eccezione per i medici, cioè per alcuni medici, i medici che si comportano come ci si comportava una volta prima della nascita della medicina moderna che Platone condanna. Platone condanna tutto ciò che è moderno, la medicina moderna che dice che cura con le diete, ti fa arrivare a una certa età, però era meglio che morivi prima perché è meglio assecondare la natura. Invece cosa vogliono questi medici moderni? Prolungano inutilmente la vita, d'accordo? Quindi prolungano la vita a persone che sono di peso per lo Stato e che invece devono essere eliminate. Quindi questi medici moderni che lui identifica con gli ippocratici, seguati di Ippocrate, a lui non piacciono. Invece in altri dialoghi aveva parlato bene di Ippocrate, invece qui identifica gli ippocratici come medici moderni, mentre invece i medici arcaici sono quelli di Asclepio che lui dice erano dei veri medici, facevano morire quelli che erano inutili allo Stato. Ora vi leggerò i passi, no, per dimostrare questo. E quindi non lo so, può darsi che Platone abbia avuto qualche problema con qualche medico, magari era anziano, perché insomma poi questo dei medici diventa una fissazione, ne parla anche delle leggi. Nelle leggi i medici sembrano un'eccezione rispetto alla condanna dei lavori manuali. Il medico, almeno quello Asclepiade, d'accordo, Asclepiadeo, quello proprio tradizionale, viene identificato col filosofo. Il medico, secondo Platone, il buon medico, fa l'interesse dello Stato e non del paziente e quindi si comporta proprio come un filosofo. Il medico fa l'interesse dello Stato e quindi giustamente fa morire il paziente o non lo cura quando il paziente è di peso per lo Stato. Quindi non favorisce il paziente ma favorisce lo Stato. L'interesse dello Stato, l'interesse del cittadino a volte è morire, farsi lasciare morire perché diventa inutile allo Stato. Allora, dice Platone in 409e 410b, aperte virgolette, introdurrai nello Stato per legge la medicina nella forma che si è descritta, cosicché ti curino quei cittadini che hanno una sana costituzione e quanto agli altri lasciino morire gli individui che sono portatori di tare fisiche e sopprimano di propria mano, cioè i medici devono proprio uccidere, e sopprimano di propria mano quelli che hanno malattie psichiche ereditarie e incurabili. Questo scrive Platone, da molti considerato maestro di virtù. Si curano solo quelli che hanno l'influenza, quelli che sono forti e che hanno un male passeggero, ma quelli che hanno malattie croniche, ereditarie, incurabili, portatori di tare fisiche, devono essere eliminati. Poi Platone dice, attenzione, 406c, dovunque ci sono buone leggi, ciascuno ha una funzione precisa nello Stato e a questa deve necessariamente pensare, né può prendersi la libertà di giacere infermo e di farsi curare finché campa, perché così va a danno dello Stato che spende e deve mantenere inutilmente una persona che è un peso, è diventata un peso per lo Stato. Quindi portare avanti la funzione a favore dello Stato
da parte di molti individui consiste nel lasciarsi uccidere, nel non farsi curare, perché questo è il bene dello Stato. Per fare il bene dello Stato i cittadini devono rinunciare a vivere, d'accordo? A volte. Perché quando a vivere è un peso per lo Stato. 407D, andate a controllare se volete, Platone scrive: quei corpi che sono sempre per costituzione predisposti alle malattie non vanno sottoposti a una lunga cura di evacuazioni e infusioni, per non far vivere al paziente una vita lunga ma grama e per non esporlo al rischio di avere altri figli che finirebbero per trovarsi nelle sue stesse condizioni. E quindi eh, quei corpi che non vanno sottoposti a lunghe cure, eccetera, quindi devi assecondare la natura ha deciso che insomma a un certo punto ti ammali, muori, chi sono questi medici che prolungano la tua vita? Vanno contro lo Stato. 407 DE, Platone scrive, aperte le virgolette, non si deve curare chi comunque non avrebbe la possibilità di portare a termine il ciclo della sua vita, perché in questo modo non si sarebbe fatto né il suo interesse né quello della società. I malati incurabili devono essere lasciati morire e se il malato non è d'accordo, niente, deve essere lasciato morire. L'opinione dell'individuo, il diritto dell'individuo alla salute e alla vita non conta quando confligge con l'interesse dello Stato. Il modello del medico totalitario abbiamo visto per Platone e Asclepio e i suoi figli. Nei casi di uomini per costituzione malaticci oppure intemperanti, i figli di Asclepio pensavano che non fosse vantaggioso il vivere né per se stessi né per gli altri e che la medicina non fosse fatta per loro, anzi che neanche si dovesse curarli, neppure se fossero stati più ricchi di Mida. Poi in 407 CD Platone dice Asclepio curava solo coloro che avevano un fisico per natura integro quando capitava che fossero affetti da un morbo particolare e transitorio, quindi si curano quelli che hanno l'influenza e che subito guariscono, o quando venivano feriti in battaglia. 407D, 407 BC, in questo caso non era necessaria una complessa dieta a base di cibi e bevande, ma solo la somministrazione di pochi farmaci, in quanto uomini così prestanti si riprendevano subito dai loro acciacchi, ma coloro 407D che sono sempre per costituzione predisposti alle malattie devono essere lasciati morire, devono essere lasciati senza assistenza. E quindi abbiamo il medico nazista che elimina in contrasto con la volontà del paziente tutti quei pazienti che sono, tutti quei malati che sono un peso per lo Stato, o sono deboli, o sono malformati, o hanno malattie croniche, o sono malati terminali, o sono handicappati, oppure disabili, come si dice oggi. Questo è Platone, questo è questo diciamo è l'eugenetica razzista è la medicina totalitaria e l'eutanasia passiva prescritta all'interno dello Stato platonico. Vi piace Platone, è vero, il suo Stato è bellissimo, realizza la virtù, certamente. Forse molti di voi non conoscevano questi passi.